Matribox 2 di Sonic Cake, sicuramente la pedaliera più famosa qui su YouTube, e in questo video ti spiego il perché. Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare questa bellissima Matribox 2 di Sonic Cake. Io direi la pedaliera più famosa di YouTube, e in questo video vi farò vedere tutto il suo potenziale. Infatti prima di fare il video mi sono preso qualche giorno per studiarla e capirla a fondo. E vi dico subito che ci troviamo davanti a un prodotto, a una pedaliera multieffetto veramente fantastica. Considerando soprattutto il suo costo, io credo che sia la migliore soluzione dal rapporto qualità-prezzo che troviamo nel mondo delle pedaliere multieffetto. Se siete interessati, qui sotto vi lascio il link in descrizione. Ma andiamo a conoscerla subito nel dettaglio. Sono certo che vi piacerà. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale e attivate le notifiche per guardare i nuovi video. Sul mio canale trovate anche tantissime backing tracks. Se poi volete sostenere attivamente quello che faccio, potete farlo attraverso la mia pagina Patreon o qui direttamente con l'abbonamento di YouTube. Nella confezione, oltre alla pedaliera, troviamo un alimentatore da 9 volt e il cavo USB per collegarla al PC. La pedaliera è ben fatta, in metallo, abbastanza robusta e dalle dimensioni compatte. Questa pedaliera include 198 slot di effetti per chitarra, basso e chitarra acustica. 99 sono realizzati dalla casa e suonano già molto bene. Inoltre troviamo 63 simulazioni di amplificatori, tra i più famosi, più leggendari, e 61 simulazioni di cabinet. Inoltre possiamo caricare le nostre IR, abbiamo 15 slot disponibili. La catena di effetti è completamente personalizzabile, abbiamo fino a 10 effetti che possiamo ordinare come preferiamo. Abbiamo anche 100 ritmi di batteria e un looper di 90 secondi. Include un accordatore a display molto accurato e su questo vi posso garantire che è così. Infatti in altre occasioni mi sono ritrovato con tanti accordatori che non sono tanto affidabili. In questo caso ho trovato questo accordatore veramente preciso. E anche una scheda audio che possiamo utilizzare con il nostro PC. Inoltre la USB include la funzione OTG, quindi possiamo utilizzarla con il nostro smartphone o con il nostro iPhone e utilizzarla per fare dei video musicali direttamente con l'audio della multieffetto. È disponibile sul sito gratuitamente anche il software che ci permette di utilizzare e di programmare la pedaliera attraverso il nostro computer. Vi dico che sia l'interfaccia che il software sono molto intuitivi e facilissimi da utilizzare. Nella parte posteriore troviamo le uscite bilanciate stereo in formato jack, un aux-in che possiamo utilizzare per collegare altre sorgenti sonore, ha l'uscita cuffie, l'ingresso per la nostra chitarra o il nostro basso, la possibilità di collegare un secondo pedale di espressione, una sezione di mandata e ritorno per fare ulteriori collegamenti o inserire pedali esterni, il MIDI in e out in formato mini jack e la porta USB che, come abbiamo detto, ci permette di utilizzare il software attraverso PC o con il sistema OTG collegarla al nostro smartphone. L'alimentazione è da 9 volt, ha un alimentatore incluso, ma la cosa bella è che possiamo utilizzare un qualsiasi alimentatore per pedali
quindi i classici alimentatori da 9 volt vanno benissimo per alimentare questa pedaliera. Bene, accendiamo l'interfaccia. Questa è l'interfaccia della Matribox. Allora, con il rotativo qui a sinistra regoliamo il volume generale. Qui sopra abbiamo dei LED che ci indicano il nostro input dello strumento e l'uscita. Da questa schermata abbiamo varie informazioni. Abbiamo il tipo di preset che possiamo variare con questo rotativo a destra. Quindi ogni preset ha 3 tipi: preset A, preset B e preset C. Abbiamo anche l'indicazione del BPM, il nome del preset e qui vediamo tutti gli effetti attivati e disattivati. Premendo questo rotativo entriamo in questa schermata della catena degli effetti, dove andiamo a selezionare l'effetto che desideriamo. Ad esempio FX1, entro nella sezione dell'FX1 e vado a scegliere l'effetto che voglio. Una volta scelto l'effetto, ad esempio mettiamo un octaver, clicco sul rotativo. Per attivarlo devo verificare che sia accesa la luce qui su questi pulsanti. In questo modo l'ho attivato. Dalla schermata principale, se voglio andare all'effetto FX1, clicco nuovamente sul pulsante e mi ritrovo nella sezione FX1 dove posso scegliere nuovamente il mio effetto. Ad esempio Auto Wah, lo seleziono, esco da questa schermata e ho l'effetto attivato, che può essere disattivato e riattivato sempre da questo pulsante. Ritorno alla schermata principale, quindi l'effetto FX1 è attivato. E così possiamo fare per tutti gli altri effetti. Qui abbiamo FX2, la simulazione dell'amplificatore, il noise reduction, il cab, l'equalizzazione, gli effetti di modulazione, delay e riverberi. Da questi rotativi andiamo a regolare altre funzioni, come il tono. In questo caso, se io seleziono Amp, mi fa entrare nella sezione degli amp, dove io posso scegliere tra tantissimi amplificatori, ce ne sono veramente di belli, e con questi rotativi vado a regolare delle funzionalità dell'amplificatore. Ad esempio in questo caso il gain, il presence, il volume. Questi due pallini mi indicano che c'è un'ulteriore schermata a cui posso accedere cliccando sul rotativo di destra, dove ho altre impostazioni, bassi, medi e alti. Ritorno alla prima impostazione dove ho il gain, il presence e il volume. Esco da questa videata e mi muovo nella mia catena. Il pedale del volume, i riverberi. Se io voglio entrare nei riverberi, ho tutti questi riverberi che posso scegliere con le impostazioni del riverbero. Esco nuovamente e ritorno in questa videata della catena. Se voglio modificare l'ordine di un pedale nella catena, una volta selezionato il pedale, ad esempio FX2, con questo rotativo sposto il pedale nella catena.
e lo metto ad esempio alla fine. Quindi mi fa vedere anche qui a video la sua posizione. E ritorno alla mia schermata principale. Se voglio salvare il preset, vado qui, lo salvo, scrivo il nome e lo salvo. Con questi pulsanti possiamo andare avanti, indietro nella selezione dei preset e con questo possiamo attivare e disattivare degli effetti. Possiamo programmare il pulsante Control dandoci la possibilità di attivare degli effetti all'interno del nostro preset. Qui dal global abbiamo tutte le impostazioni, quindi impostazioni di ingresso, dove possiamo regolare l'input a seconda dello strumento, quindi chitarra elettrica, chitarra acustica o segnali di linea. Possiamo regolare il nostro livello, quindi adattarlo. Poi abbiamo qui la sezione della USB, il foot switch, quindi possiamo impostare come utilizzare il pedale. Qui la calibrazione appunto del pedale 1 e del pedale 2, il MIDI, la sezione del MIDI, il display a livello di luminosità. Questa sezione riguarda la combinazione della cassa in automatico con l'amplificatore. Cioè, se noi selezioniamo un amplificatore, la Matribox ci attribuisce in automatico un amplificatore in abbinamento. Se non vogliamo avere questa funzione, lo disattiviamo con off. E poi abbiamo un equalizzatore generale sul master che possiamo praticamente regolare. Questa è una cosa molto bella, molto utile. Quindi possiamo attivare la frequenza, in questo caso 85 Hz, e regolare il taglio, il livello. Abbiamo come sempre dei pallini che ci indicano che ci sono altre schermate, quindi cliccando qui andiamo sulle altre schermate. Attraverso questo pulsante abbiamo la possibilità di andare nella sezione drum. Cliccando attiviamo la batteria, se lo teniamo premuto passiamo nella sezione drum dove possiamo scegliere tante configurazioni di ritmi. Possiamo regolare il BPM, il volume e sincronizzarlo al BPM generale. Se vogliamo andare sull'accordatore basta premere entrambi i pulsanti di sinistra e abbiamo un bellissimo accordatore. Mentre se premiamo i due pulsanti di destra entriamo nella modalità loop. Eccoci qui, allora questo è il software dedicato per la Matribox 2, lo possiamo scaricare gratuitamente dal sito ed è veramente facile da utilizzare, molto intuitivo. Sulla sinistra abbiamo tutta una lista di preset già presenti, appunto i 99 preset realizzati dalla casa, ma abbiamo anche degli slot liberi alla fine dove possiamo caricare altri preset. Sono anche selezionabili per genere, quindi molto utile. Possiamo importare ed esportare i file, i nostri preset dal software, quindi conservarli nel nostro computer. Qui nella parte superiore abbiamo delle informazioni come il volume della batteria, della sezione ritmica, il BPM, la possibilità di sincronizzare il BPM e la selezione dei vari ritmi. E possiamo anche far partire la batteria direttamente dal software. Poi abbiamo questo menu a tendina sulla destra con tutte le altre impostazioni relative al MIDI, alla regolazione del pedale. Possiamo programmare i 3 foot switch della pedaliera come vogliamo. Possiamo regolare l'equalizzatore che sta sul master della pedaliera, le impostazioni per il MIDI. Qui abbiamo tutta la selezione dei 10 effetti che possiamo ordinare come preferiamo. In più abbiamo anche il send e return che ci serve appunto per inserire qualche effetto esterno. Anche questi sono spostabili. Cliccando sopra la sezione dell'effetto, ad esempio FX2, che in questo momento è spento, io lo voglio attivare, clicco sopra. Qui ho le regolazioni e
Su questa lista ho tutti gli effetti disponibili, sono veramente tanti, sono tutti molto belli, ci sono delle simulazioni appunto di pedali famosi, ma devo dire che il corredo è veramente ampio. Abbiamo l'FX1 con compressori, filter, octaver, wah, overdrive. Gli ampli sono tantissimi con delle simulazioni di alcuni amplificatori. Abbiamo anche il preamp per chitarra acustica, 2 preamp, quello per basso. Per quanto riguarda i cabinet abbiamo diverse soluzioni di cassa, anche per basso, per alcuni dedicati al mandolino, alle chitarre acustiche nelle varie forme, dreadnought, jumbo. Abbiamo 15 slot liberi per poter caricare le nostre IR, ci possiamo veramente divertire. Sulle modulazioni abbiamo tantissimi effetti, i delay, effetto reverse, effetto shimmer sul riverbero e il volume. Lo trovo un software fatto bene, molto semplice e intuitivo, così non dobbiamo tanto perdere tempo a creare i nostri suoni. Eccoci qui per le conclusioni. Sicuramente è un prodotto interessante, anzi fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un bel commento qui sotto. Io credo che sia una pedaliera che ci permette di fare tantissime cose, ha un costo veramente accessibile, come abbiamo già detto, è una pedaliera che probabilmente è la pedaliera che ha il costo più basso rispetto a quello che ci offre. Quindi se avete bisogno di una pedaliera compatta con tante funzionalità, vi invito a dare un'occhiata a questa bellissima Matribox 2 di Sonic Cake. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi saluto, ci vediamo presto con altre novità e se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su. Ciao!